Poter cacciare qui in questo posto che ha così tanto da raccontare mi emoziona davvero. Siamo in Friuli, precisamente ad Erto, dove abbiamo la possibilità di cacciare sia cervi che camosci. Qui il territorio è molto difficile perché oltre ad avere sentieri ripidissimi, il clima è eccessivamente caldo in questo periodo dell'anno, è molto strano e non ci aiuta, ma noi non ci faremo intimorire. Prendiamo le nostre provviste e tutto il necessario e partiamo per una notte in baita. Finalmente sono riuscita a portarvi qua in Friuli, era una cosa che volevo fare da tanto tempo e siamo in una zona oltre che molto bella, sono le Dolomiti Friulane. Sono col mio amico Antonio che mi farà da guida in questi 2 giorni. Ora stiamo salendo in questa baita di un vecchio signore di Erto che ce l'ha gentilmente prestata. Saliremo questa notte per poi domani mattina essere già sul posto di caccia. Visto qualcosa? Allora niente. Conosco Antonio da un po' di tempo, abbiamo iniziato un po' per scherzo a condividerci foto di caccia e paesaggi su Instagram, finché poi è nata un'amicizia. E quando lo sono venuto a trovare la prima volta ad Erto mi ha fatto conoscere meglio questa bellissima zona e che dire, la Val Zemola con i suoi paesaggi mi ha letteralmente lasciato senza fiato. Con i colori dell'autunno poi era quasi surreale. Però posso dire che l'esperienza intenta ci stava. Dove va? Come Antonio di là. Non dormirò mai.
Siamo sopravvissuti a questa nottata, io ho dormito sulla panca, dormito un'oretta dai penso, comunque siamo carichi per stamattina, abbiamo deciso di partire intanto alla ricerca dei cervi, poi vediamo come va e al limite andremo a cercare qualche camoscio, no Antonio? Sì, sì. Adesso ci fermiamo qua, mezz'oretta a binocolare, perché lui dice che la mattina tante volte attraversano questo occhiaione i cervi. Adesso vediamo. Appena visto un camoscio da solo, deve essere un maschio, da quello che possiamo vedere. Adesso non so quanti metri sia. Quanti metri è questo? Adesso me lo dice. 360. Sui 360 metri. Devo aspettare ancora un attimo per vedere come si muove questo e decidere cosa fare, se continuare a salire a cercare i cervi oppure dare un'occhiata anche di là ai camosci. Ma ce l'avrei però, sono più di 350 metri e non mi va di fare tiri lunghi, non sono né abituata né mi piace, quindi aspettiamo, vediamo come si muove, se no ci avviciniamo noi. Non mi è capitato tante volte di vedere un camoscio così bello, sinceramente, e anche l'altra volta ne abbiamo visti tanti in Piemonte, però con le corna così pochi. Allora adesso sta girando anche lui verso sinistra, noi abbiamo deciso di salire e vedere cosa succede, speriamo di trovarne di altri. Proviamo l'avvicinamento a quel camoscio che abbiamo appena visto. Siamo stati qua mezz'oretta a binocolare, però purtroppo non è uscito niente. Antonio diceva che questo posto era buono anche per i cervi, però sono stanca perché siamo arrivati fino in cima alla montagna. Qua è molto difficile, speravo di poter vedere anche qualche cervo, però tra la nebbia e la mancanza di animali non siamo riusciti a vedere
questo posto è bellissimo, eh. Ti ringrazio per avermi portato qui, penso che sia uno dei posti in Friuli più belli che ho visto finora. Qua siamo nel parco, esatto? Sì, giusto, siamo nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, in Valzemola, zona Buscada. Quindi a caccia in questi giorni andremo dall'altra parte, dove c'è anche il Monte Toc. Per capirci, dietro il Monte Toc, così quello si vede. Perché... Che mi ricorda qualcosa questo Monte Toc, purtroppo, no? Si può anche dire. Il disastro del 1963 che ha causato moltissime vittime e ha anche distrutto gran parte delle tradizioni, compresa la caccia. Non hai vissuto anche i tuoi parenti, immagino, no? Sì, la nonna che avevi. Mia nonna ha perso 14 parenti e infatti non ne ha mai parlato del Vajont, anzi non ha mai voluto parlarne. Anche se sono friulana non mi ero mai fermata ad Erto a parlare con la gente del posto, sentire un po' le storie della tragedia del Vajont, e devo dire che è molto emozionante. Anche proprio il fatto di cacciare in questa zona per me ha un gran significato. Siamo appena fermati qui a rifugio Casera Mela in Valzemola e abbiamo ordinato qualche piatto tipico friulano per pranzo. Adesso vediamo cosa ci porta, sorpresa, non so neanch'io. Questa è stata veramente una delle zone più belle in cui ho cacciato in Friuli. La Valzemola con il suo parco naturale in questa stagione è qualcosa di magico. Purtroppo i cervi maschi li abbiamo visti solo in zona protetta e devo dire che mi sarebbe veramente piaciuto avere l'opportunità di fare un avvicinamento a caccia ad un cervo al bramito. Poi magari conoscendomi sarei rimasta lì soltanto a guardarlo, ma sicuramente l'emozione sarebbe stata fortissima. Una cosa però mi sento di consigliarla a tutti quanti, cacciatori e non, di sedersi almeno una volta nella vita in mezzo ad una vallata all'alba o al tramonto per sentire i maschi al bramito, perché le sensazioni che si provano non si possono descrivere. Avvistiamo finalmente 2 cervi che però si trovano lontanissimi da noi e per di più in una zona di rispetto. Li osserviamo per qualche minuto e poi non ci resta che continuare a salire sperando in qualche altro incontro. Avvistiamo improvvisamente un camoscio in alto sulle rocce. La osserviamo meglio e è una femmina. Ci posizioniamo, la distanza sembra anche buona, però in quella posizione non possiamo assolutamente tentare la fucilata.
Ci appostiamo al tramonto nella speranza di vedere qualche cervo, ma è tutto molto strano perché il clima ha degli sbalzi incredibili, di giorno quasi non si respira e anche gli animali sicuramente ne risentono di questo. Tendono a non uscire dal bosco neanche la sera e pian piano inizio a perdere veramente la speranza di vederli. Si sentono cervi bramire in lontananza, ma neanche stavolta siamo stati fortunati. Ed eccoci qua, l'avventura in questo angolo di paradiso friulano è giunta al termine. Non abbiamo portato a casa il risultato, non c'è stata nemmeno l'occasione, ma la caccia è anche questo. Quanti di voi sono tornati a casa a mani vuote ma con ricordi indimenticabili? Dopo la bellissima esperienza di Erto ci spostiamo sui Colli Piacentini, un paesaggio collinare di una bellezza estrema. Siamo qui per prelevare un capriolo, una femmina adulta o un piccolo dell'anno. Avrei potuto scegliere tra la caccia di appostamento, però ho preferito la cerca, molto più dinamica e sicuramente più difficile, soprattutto in questa zona con spazi molto aperti. Solo che sono abbastanza distanti, perché secondo me saranno 350 metri. Bisogna avvicinarsi, cercare di avvicinarsi un po'. Il vento è giusto perché arriva da così, quindi la mia idea è quella di arrivare fino all'orlo della boschetta, telemetriamo, vediamo quanti metri sono, cerchiamo di capire che caprioli sono, perché da qua è troppo distante. Andiamo avanti piano perché quelli sappiamo che ci sono, però qua si apre adesso una valletta sulla destra, magari c'è qualcosa anche lì.
Ci siamo arrivati molto vicini, però preferisco avere un tiro sicuro, quindi per ora nulla di fatto. Questa zona è l'ideale per la selvaggina perché, come potete vedere, è ancora poco abitata. Come territorio varia da zone boschive a grandi prati e campi coltivati. Sicuramente una delle cose più belle di cacciare in Italia è che a pochi chilometri puoi scoprire posti e luoghi totalmente diversi e fare esperienze uniche. Abbiamo avuto molte occasioni stamattina, abbiamo avvistato parecchi caprioli e tentato l'avvicinamento cercando di stare più nascosti possibile, però qui gli spazi sono molto aperti e ci sono poche boschette dove nascondersi. C'è da dire che anche sono più furbi di quanto pensassi, perché ad ogni minimo rumore sono già in allerta e in un attimo spariscono nel nulla. Io comunque preferisco sempre avvicinarmi più che posso all'animale prima di tentare il tiro, sia per non rischiare di ferirlo, sia per un fatto di emozione personale. Preferisco magari rischiare di farli andare via piuttosto di spararli a distanze lunghissime dove non mi sembra neanche di far parte dell'azione di caccia. Sono rimasta piacevolmente colpita dal numero di caprioli che abbiamo potuto vedere, veramente tantissimi, e tra l'altro abbiamo avvistato anche, mentre eravamo alla caccia la sera, abbiamo avvistato anche un maschio di cervo, ci è passato proprio vicino, e poi la quantità infinita di impronte di cinghiale. Per spostarci all'interno della riserva abbiamo un quad Polaris Ranger 1000 che pensate pesa solo 600 kg e 80 cavalli ed è uno dei più potenti del suo genere proprio per questo ed è super divertente, tant'è che voglio sempre partire in anticipo per poter scorazzare di più in giro per i colli piacentini. Dopo questa lunghissima giornata e tutti i tentativi non andati a buon fine, il morale è piuttosto basso, ma noi non ci arrendiamo e al tramonto fortunatamente si presenta un'altra occasione. Alla fine adesso l'abbiamo fatta, ho preso un piccolo che fortuna è caduto sul posto.
Però devo ammettere che alla fine dopo l'abbattimento, ogni volta che arrivo sull'animale mi commuovo sempre un po', ma credo succeda a tutti i cacciatori, penso che faccia proprio parte della caccia.